Ma quanto zucchero possiamo mangiare? Ciao e benvenuti in questa videopillola. Pillola perché sarà più corta dei video che di solito faccio. Questo è il primo di una serie di videopillole brevi che ho intenzione di fare o tratte dai libri che ho pubblicato oppure tratte dalle conferenze che faccio in giro per l'Italia a beneficio di coloro che non sono mai riusciti a venire a incontrarmi di persona. Quindi, quanto zucchero possiamo mangiare? Beh, la domanda è sbagliata. È sbagliata perché non dobbiamo parlare di zucchero al singolare, ma di zuccheri al plurale. E questo perché quasi tutte le fonti zuccherine contengono sempre gli stessi zuccheri semplici, glucosio, fruttosio e saccarosio. E poiché anche il saccarosio, il normale zucchero bianco da tavola, ma anche quello scuro non fa differenza, una volta mangiato viene scisso immediatamente in glucosio e fruttosio, alla fine quello che conta è la quantità totale di zuccheri semplici che noi assumiamo. Attenzione anche quando assumono nomi diversi come zucchero di cocco, zucchero di palma, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, sciroppo di riso, sciroppo di malto di riso, sciroppo di glucosio, sciroppo di mais e così via. Quindi rifacciamo la domanda: quanti zuccheri al giorno al massimo possiamo mangiare per rimanere in buona salute? Beh, ce lo dice l'OMS che periodicamente aggiorna le sue linee guida per mantenerci in buona salute e dandoci consigli su cosa dobbiamo mangiare, quanto e che dosi non superare. L'OMS nel 2015 ha aggiornato le sue linee guida per gli zuccheri. E leggiamo insieme cosa ci dice. L'OMS raccomanda una assunzione ridotta di zuccheri liberi per tutta la durata della nostra vita. Quindi, primo messaggio importante, questi consigli, questi suggerimenti per rimanere in buona salute devono valere per tutta la vita. Quindi, se noi normalmente abbiamo un abuso di zuccheri, non vale mettersi a dieta e cambiare la nostra alimentazione solo per un po' e poi tornare al regime precedente. Dobbiamo rassegnarci a mangiare meno zuccheri. E questo perché l'eccesso di zuccheri, sempre al plurale, è collegato a un aumento di peso ovviamente, ma anche a tutta una serie di patologie. Ok, ma quanto pochi? Beh, continuiamo nella lettura. Sia negli adulti che nei bambini si raccomanda l'assunzione di meno del 10% delle calorie di cui abbiamo bisogno giornalmente, quindi fa un rapporto rispetto alle calorie totali. Ora è ovvio che ognuno di noi ha un bisogno calorico un po' diverso, usiamo come termine di paragone lo standard classico che si usa anche sulle etichette nutrizionali di 2000 kcal al giorno, diciamo che è una media un po' tra un uomo adulto e una donna adulta. Siccome un grammo di zuccheri, plurale, sono 4 kcal, beh, la risposta è che il 10% equivale a 50 grammi di zuccheri. Quanti sono 50 grammi di zuccheri? Ve lo dico subito. Questa bevanda gassata, la Coca-Cola, ma lo stesso vale per la Pepsi, vale per tantissime altre bevande, questa non è neanche quella che ha più zuccheri di tutte, beh, qui dentro ci sono già un po' più di 50 grammi. Ci sono 53 grammi di zucchero, ve li faccio vedere. Questi sono 53 grammi di zucchero. Quindi se io adesso mi bevo questa Coca-Cola, sono a posto, ho già superato un pochino la quantità massima di zuccheri che io posso assumere durante la giornata. Ma l'OMS dice un'altra cosa. Dice, guarda, noi raccomandiamo di stare sotto il 10%, però se riesci a raggiungere il 5%, quindi 25 grammi, mezza bottiglietta, beh, allora ci sono dei benefici aggiuntivi. Sono benefici aggiuntivi che uno può pensare, d'accordo, mi limito alla raccomandazione del 10% che va già bene, sia per l'aumento di peso, per la carie e per altre cose. Quindi siamo a posto così, io mi bevo la mia bottiglietta e poi adesso posso uscire e fare colazione e prendermi una bella brioche di farro integrale con il miele accompagnata da un estratto di ananas, fragole e kiwi. Ok? No, è sbagliato. Come sbagliato? È sbagliato. Sbagliato perché l'OMS non parla di zuccheri aggiunti, o meglio non parla solo di zuccheri aggiunti come quelli che appunto i produttori aggiungono alle bevande, ai succhi di frutta, agli yogurt e a tante altre cose. Parla di zuccheri liberi, free sugars. Cosa sono gli zuccheri liberi? Sono zuccheri che sono immediatamente assimilabili dal nostro corpo. Leggiamo insieme quello che dice l'OMS. Gli zuccheri liberi includono i monosaccaridi e i disaccaridi aggiunti al cibo e alle bevande dai produttori, dai cuochi e da noi stessi, cioè se noi a casa spolveriamo una macedonia con dello zucchero, beh, questo conta zucchero libero. E poi aggiunge anche quelli che sono naturalmente presenti nel miele, ebbene sì,
il miele da questo punto di vista è solo una miscela di glucosio e fruttosio e quindi non è più sano. Una brioche al miele non conta più sana di una brioche con la marmellata, per esempio. Ma anche gli sciroppi, come dicevo prima, lo sciroppo d'acero, tutti i vari sciroppi e, importante, attenzione, stupirà molti, i succhi di frutta, i succhi, i frullati, gli estratti. Quindi usare il termine zuccheri aggiunti è, secondo me, abbastanza fuorviante perché ci si limita a considerare gli zuccheri che vengono aggiunti ai cibi o alle bevande, ma non si considera invece gli zuccheri che sono liberi, cioè il nostro corpo non deve fare nessuna fatica per prendere, per esempio comunque nel miele, nei succhi di frutta, negli estratti, nei frullati e così via, e ci si dimentica di questi e invece vanno, secondo l'OMS, secondo la ricerca scientifica, conteggiati nel totale degli zuccheri liberi che io posso al massimo assumere durante la giornata. Questo può sorprendere qualcuno. Se io mangio una mela o se io mangio un kiwi o delle fragole, queste ovviamente contengono degli zuccheri, però non ci sono studi che colleghino gli zuccheri, glucosio, fruttosio, saccaroso presenti nella frutta a particolari patologie. Questi zuccheri non sono liberi e questo perché il nostro corpo ci mette un certo tempo, fa un po' di fatica per estrarre questi zuccheri per poterli utilizzare. Quindi se voi mangiate una porzione di frutta fresca, questa non conta normalmente come zuccheri aggiunti. Se invece di mangiarvi la frutta fresca intera vi fate un estratto, beh, questa la dovete considerare più o meno come della Coca-Cola. A volte poi negli estratti una parte delle fibre che sono preziose vengono addirittura buttate via. Quindi insomma un estratto è sicuramente meno sano della frutta da cui parte e non conta come porzione di frutta e verdura e soprattutto conta nel calcolo degli zuccheri totali. Ovviamente se questo è l'unico modo per mangiare frutta, fatelo, perché comunque state assumendo vitamine, sali minerali, sostanze preziose. Meglio un frullato o meglio un estratto, insomma più o meno sono la stessa cosa, che non zero frutta, intendiamoci. Però ricordatevi che è meglio comunque un frutto intero. I calcoli che ho fatto erano per un adulto, mediamente. Considerate che i bambini hanno bisogno di meno energia e le donne meno energia degli uomini, quindi se consideriamo per esempio una bambina di 8 anni che ha un fabbisogno calorico di 1600 calorie, secondo l'OMS non dovrebbe superare i 40 grammi di zuccheri liberi e sarebbe meglio che stesse sotto i 20 grammi di zuccheri liberi. Però se beve una bevanda gassata, se beve un tè, succhi di frutta e cose di questo genere, beh, sta già superando di molto la quantità di zuccheri liberi che sarebbe meglio assumesse durante la giornata. Ci rivediamo qui sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere con altre pillole. Ciao!